Ciao! Ci sono alcuni momenti durante le lavorazioni del legno dove la quantità di polvere prodotta è veramente tanta. Intendo quella polvere fine che rimane in sospensione che vedi fluttuare attraverso la luce della lampada che illumina il pezzo. Non avendo ventilazione nella cantina, figuriamoci un sistema di aspirazione. Devo necessariamente utilizzare delle mascherine per evitare di inalare le polveri che, è risaputo, non fanno propriamente bene. In uno degli scorsi video ho indossato l'ultima mascherina FFP3 che avevo ed è già finita nel cestino dopo qualche ora di utilizzo. Ne ho quindi acquistate altre di tipo FFP2 con doppio elastico e valvola, ma sinceramente non hanno una forma che calzi perfettamente il mio viso. Inoltre, dovendo indossare gli occhiali protettivi, spesso ho problemi di appannamento, con il risultato che, non vedendo bene, sono costretto a togliere gli occhiali a scapito della sicurezza. Oppure, tenendo gli occhiali, corro il rischio di rovinare la lavorazione in corso, o peggio, farmi male non vedendo dove opero con gli utensili. Sono stato contattato da Basecamp, che mi ha inviato un campione della loro mascherina da testare e per cui li ringrazio fin da subito. Mi è stata spedita ed in poco più di una decina di giorni è arrivato a casa il pacchetto, che vi mostro subito. Il modello è M Pro Combo Kit e sulla confezione sono indicate tutte le principali caratteristiche. Nella confezione è presente un immancabile manuale, in lingua inglese, che fornisce tutte le istruzioni dettagliate su come indossare e mantenere in perfetta efficienza la mascherina. Ovviamente la maschera, in tessuto di colore nero, già equipaggiata con un filtro, ed infine una confezione sigillata contenente 6 filtri di scorta. La mascherina è in tessuto a maglia larga, cosiddetto mesh, e ha due comodi elastici a fascia regolabili, quello superiore che si avvolgerà alla nuca con la doppia fibbia in plastica, mentre quello che avvolgerà il collo con velcro. La maschera in sé è lavabile con acqua e detergente neutro, il che riduce sensibilmente le parti usa e getta. L'ambiente ringrazia. Sull'etichetta della maschera ci sono le istruzioni in formato condensato su come sostituire il filtro, utile se si ha bisogno di un veloce promemoria. Sono presenti nella parte frontale due valvole unidirezionali che aiutano ad espirare senza che gli occhiali si appannino. Inoltre le valvole hanno la funzione di mantenere il filtro a carboni attivi ben saldo sulla maschera, rendendoli di fatto un unico elemento. Ultima non per importanza, la clip all'altezza del naso, che permette di adattare la curva al proprio profilo, per evitare il passaggio di aria contaminata e la fuoriuscita di aria durante l'aspirazione, causando il fastidioso appannamento delle lenti. I filtri usa e getta sono composti da più strati di tessuto, in particolare hanno un doppio strato con tecnologia che sfrutta la capacità elettrostatica di trattenere le particelle dannose, uno strato di cotone per garantire l'assorbimento dell'umidità ed uno strato con carboni attivi che aumenta notevolmente la capacità di trattenere le particelle dannose per i nostri polmoni. Sono facilmente sostituibili una volta raggiunto il tempo massimo consigliato di utilizzo. Questo tempo dipende dall'ambiente in cui si lavora e dal tipo di lavorazione e quantità di polveri da filtrare. Per indossarla è sufficiente portare la maschera su bocca e naso e successivamente portare l'elastico superiore dietro la nuca e regolare la tensione in modo che risulti ben aderente al viso, ma allo stesso tempo confortevole. Stessa cosa andrà fatta per l'elastico inferiore fissandolo dietro al collo con il velcro. Ora, per ultimo, bisogna regolare la clip nasale in modo che aderisca bene al contorno del naso.
La sensazione con la maschera correttamente indossata è un po' diversa dalle mascherine usa e getta. È più avvolgente e questo è dovuto, credo, alle bande elastiche che sono molto più larghe rispetto ai soliti elastici. Ho regolato la maschera come indicato dalle istruzioni, ma una volta indossati gli occhiali protettivi ho constatato la formazione di condensa nelle lenti. Devo rivedere le regolazioni. Una volta regolate meglio, sembra che la formazione di condensa sia notevolmente diminuita. Come potete vedere, la polvere dell'MDF che sto limando rimane in sospensione. Si vede bene sotto la lampada. Se non avessi la mascherina la respirerei sicuramente e per cui consiglio vivamente di indossarne una quando si lavora. Dopo più di un'ora di utilizzo continuato, devo dire che non l'ho trovata per nulla fastidiosa al punto di volerla togliere, come mi succedeva con le mascherine usa e getta. Credo che solo dopo averla utilizzata per un po' di tempo potrò essere sicuro che sia la mascherina definitiva. Le premesse sono comunque buone. Se si fa un utilizzo quotidiano in ambienti o condizioni di temperature elevate, forse la sudorazione potrebbe essere un fattore da considerare. Credo che magari una doppia maschera sia un must per avere una sempre asciutta e pronta all'utilizzo, mentre l'altra è ad asciugare dopo il lavaggio. In descrizione lascio un codice sconto nel caso in cui voleste acquistarla. Se invece avete domande riguardo al prodotto, scrivetemi nei commenti e vi risponderò con piacere. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video, molto probabilmente la prosecuzione della costruzione della superstrato, sicuramente con la nuova mascherina Basecamp, per testarla ulteriormente. Ciao!